Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale YouTube. Io sono Anna e faccio parte della famiglia Shabby Chic from Antique to Chic. Nel prossimo video guarderete incontro con un membro della famiglia Shabby Chic from Antique to Chic. Insieme a questo membro restaureremo questo bellissimo mobile. Vi faremo vedere tutti i trucchetti che noi utilizziamo e come da casa vostra potete realizzare un mobile Shabby Chic. Come primissima cosa bisogna fare? Cambiarsi. Ciao a tutti, io sono Sofia e faccio parte della famiglia Shabby Chic from Antique to Chic. E oggi in questo video vogliamo mostrarvi come realizzare un mobile antico in stile Shabby Chic, come piace a tutti noi. Questo è un mobile dell'inizio del Novecento in legno rocce e vogliamo spiegarvi tutti i passaggi dall'inizio proprio fino alla fine. Come prima cosa bisogna pulire il mobile. Primissimo passaggio, grattiamo fino al legno grezzo. Per questo utilizziamo di solito la carta abrasiva P80. A me piace mettere anche i guanti protettivi. Una cosa molto importante quando si grattano i mobili è di grattarli proprio nella direzione delle venature del legno. Allora, una volta finito di grattare, come potete vedere noi abbiamo grattato fino al legno grezzo, abbiamo deciso di colorarla stavolta in bianco. Parlando di colore, partiamo con una semplice chalk paint bianca. Noi utilizziamo una miscela nostra. Adoro partire con un rullino. Con cui faccio la prima mano. Molto importante che tutto sia coperto in maniera omogenea e lasciarlo asciugare bene. Io utilizzo questo. Allora abbiamo finito con la prima mano, come potete vedere. Cosa importante, la lasciamo durante la notte riposare, asciugarsi bene e ci vediamo domani. Ciao ragazze e buona giornata. Oggi è un nuovo giorno, come abbiamo detto ieri, abbiamo lasciato tutta la notte che si asciughi bene la prima mano. Grattiamo tutte le parti interne, come potete vedere qui. Noi di solito appena acquistiamo un mobile, primissima cosa facciamo è un trattamento anti-tarli chimico, dopodiché disinfettiamo e laviamo bene il mobile, dopodiché si inizia a lavorare. Abbiamo finito questi due comodini dietro, bellissimi. Stiamo facendo anche questa, una splendida cassettiera. Abbiamo dato anche un tocco blu, come potete vedere, che risulta ancora più assomigliante alle finestre veneziane. Dentro sono i cassetti, è veramente molto bella. Prima di mettere questo blu abbiamo messo la cera. Andremo un po' a sfumare e togliere questo blu in eccesso che risulti nuvoloso. Per creare questo effetto un po' nuvoloso utilizziamo la carta abrasiva 220, andiamo a togliere questo colore blu in eccesso.
Allora ragazzi, una volta finito di grattare, passiamo al step successivo. Prendiamo un pennello qualsiasi, basta che sia morbido e pulito, e asciutto soprattutto, e andiamo a ripulire tutta la polvere che è caduta. Dopodiché passeremo all'ultimo step, metteremo la cera sulle superfici in maniera che il legno assorbe il più possibile, che lo nutriamo, e così diventerà ancora più bello e nutrito. Noi usiamo sempre la chalk cera base di Francesca Blasi, è veramente ottima, ci troviamo molto bene. Prendiamo un panno di cotone pulito, iniziamo. Io sono partita con la parte superiore, dopodiché faremo stesso esatto processo sul resto della credenza. E adesso andiamo a metterla sul resto del mobile. E sì, volevo aggiornarvi anche sulla cassettiera, come è uscito l'effetto sfumature blu. Nel prossimo video vi faremo vedere quali oggetti utilizziamo mentre stiamo facendo le foto per far risaltare ancora di più questa atmosfera shabby. Abbiamo queste bellissime cappelliere che sono il must per Natale, per i regali. Ogni anno li creiamo, periodo natalizio, e lo so che vi piace perché li cercate sempre. Ciao ragazze, questo è il nostro mobile finito. Come potete vedere abbiamo aggiunto un po' di decorazioni, questi nostri oggetti vintage. Nel prossimo video vedrete come facciamo home staging, come facciamo le nostre fotografie e dove recuperiamo questi bellissimi oggetti antichi. E comunque mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube e accendete la campanellina, così sarete aggiornati quando usciranno i nuovi video. Ci vediamo, ciao!